amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di maggio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Insieme andremo a scoprire il vostro arcano del mese, le energie a livello principale, poi vedremo l'ambito amore, il lavoro, le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. E vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando, spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Infine in descrizione trovate il link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura. Con le recensioni trovate anche i link per acquistarli. E adesso procediamo facendo un piccolo passettino indietro. Dove ci eravamo lasciati? Voi avevate il carro nel mese di aprile. Cosa vuol dire avere il carro? Prima di tutto porta coraggio, determinazione e avanzamento, anche il miglioramento delle situazioni più complesse e la possibilità di essere in controllo di se stessi, delle proprie emozioni, delle proprie capacità per poterle direzionare nel percorso giusto. Quindi questo era il vostro arcano. Adesso andiamo a vedere il prossimo che andrà a caratterizzare il vostro mese di maggio. Voi avete l'imperatore, quindi l'imperatore parla di realizzazione, però allo stesso tempo di andare a consolidare questi risultati e di fare ordine. È anche una carta di dominio e di controllo, vuol dire che c'è proprio bisogno di tenere sotto controllo alcune cose, magari possibilità di fare ordine se vediamo che intorno a noi alcune cose ci stanno sfuggendo un po' di mano, oppure la possibilità di razionalizzare, la possibilità di prepararsi a una nuova fase, oppure continuare a procedere in un certo modo. Ecco, questa è proprio l'energia per voi in questo periodo. E adesso vediamo come si riflette nei vari ambiti. Allora, partiamo proprio da quello personale per capire un po' le energie che si muovono e anche come gestire le vostre varie faccende nel corso del mese. C'è il 9 di bastoni, il 2 di denari e poi troviamo il 2 di coppe. Allora, un mese che può portare alcune fasi sia di incertezza, alcune fasi dove si devono necessariamente gestire più cose. Direi che è molto importante e determinante una certa questione dove si può raggiungere un'unione, un accordo e una collaborazione, e anche sarà molto importante soprattutto all'inizio fermarsi un attimino per recuperare le proprie energie, per osservare meglio quello che avete intorno, ma soprattutto la possibilità di andare a chiudere delle situazioni che forse al momento non ancora possono essere chiuse definitivamente, forse non dipendono da voi, ma bisogna aspettare poi il momento giusto. Però il 9 di bastoni ci consiglia di mettere dei paletti. Ecco l'energia dell'imperatore che in questa circostanza ci fa capire di essere in controllo, di mettere dei paletti, di puntare le proprie idee, la propria determinazione per poter gestire alcune situazioni che possono essere complesse, difficili, ma comunque positive per voi, perché soprattutto il 2 di denaro ci fa capire che magari ci sono delle opportunità da prendere in considerazione, ma soprattutto di alternare
delle modalità, scusate, delle modalità di attenzione e di gestione, soprattutto nelle questioni pratiche. Poi anche quelle affettive, come dicevo, si vede collaborazione, intesa, anche nuove conoscenze, delle amicizie interessanti, eccetera. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, andiamo a vedere principalmente coppia single, però chi non è interessato o chi vuole vedere anche alcune questioni legate all'amicizia, alla famiglia, ovviamente consiglio di adattare quello che andrà ad emergere a queste varie circostanze. Troviamo il 3 di bastoni, poi la temperanza e la regina di coppe. È un mese in questo ambito, quello affettivo, principalmente per le coppie, seppur di attesa e di osservazione, magari perché si stanno valutando delle idee, dei progetti da realizzare. Questa è proprio l'energia dell'imperatore che vi può aiutare a vedere le cose con più onestà, con più chiarezza e praticità, perché quella serve tantissimo, soprattutto se dovete investire tempo ed energie nella stessa relazione o in qualcosa che vi coinvolge particolarmente. Direi che è l'atteggiamento giusto. La temperanza, essendo anche lei un'energia 4, però consiglia il prendersi cura di se stessi, delle proprie emozioni, dei sentimenti. Se c'è un po' di confusione, come abbiamo visto, o delle cose che devono essere gestite a livello personale, di famiglia e di stress anche, quindi ci possiamo mettere un po' di tutto. La temperanza ci dice di non forzare le cose, di non ostinarci, di accogliere un po' quello che viene e di cercare di adattarci. Comunque dicevo che per voi è un mese è vero, di evoluzione, ma soprattutto di concretizzazione di alcune cose, di adattamento a alcune circostanze e del prendersi cura a livello reciproco, di osservare alcune circostanze che però io direi di realizzare successivamente, quindi di non avere nessuna fretta. Forse dopo ci sono le condizioni favorevoli e le opportunità giuste. Magari appunto queste carte consigliano di fare ordine, di fare il punto, di programmare, di progettare e muoversi successivamente. Per i single e anche per le situazioni più complesse, perché in genere si vede, ok, coppia, dove tutto sommato le cose vanno abbastanza bene. Per chi invece le cose non vanno assolutamente bene, io consiglio un po' di abbracciare tutta la lettura, perché queste in un'accezione negativa possono indicare lasciare andare le cose così come vanno, magari cercare di adattarsi, di aiutarsi comunque a vicenda, però insomma si procede tutto sommato in modo abbastanza tranquillo e che probabilmente conoscete già. Come vi dicevo, per i single ci sono delle situazioni un po' complesse legate forse a situazioni precedenti e che al momento magari sono ancora presenti nella vostra vita, però non volete vedere e affrontare, perché spesso l'8 di spade indica un blocco. Allora se c'è una frequentazione in corso, magari questa purtroppo può essere una fase di blocco, di pausa di riflessione o di blocco perché c'è stato un conflitto, un litigio. Può esserci ripresa. Sono energie un po' incerte sotto questo punto di vista, perché se qualora dovesse esserci una ripresa, il 5 di coppe fa pensare che si ritorna di nuovo in un'energia conflittuale e di perdita. Altrimenti, se state cercando di andare avanti e di chiudere definitivamente alcune situazioni, magari state cercando proprio di recuperare, di rigenerarvi
e di concentrarvi maggiormente sulle cose pratiche, sul vostro benessere, sulla vostra autonomia, magari di aprirvi, di socializzare senza chissà quale intento, solo ed esclusivamente per stare bene con voi stessi. E come dicevo, è proprio la presenza di alcune carte che porta un po' di delusione, di incertezza. Non vuol dire che non ci saranno conoscenze, quelle che si vedono possono essere positive inizialmente come in una fase di amicizia e poi magari successivamente aprirsi, vedere l'evoluzione, la possibile evoluzione. Adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Proviamo il 2 di bastoni. Abbiamo tanti due, tanta dualità. La dualità può essere stimolante e positiva, soprattutto se stiamo valutando, osservando, programmando, portando in gestazione, quindi stiamo continuando ad andare avanti in alcune cose che abbiamo già da un po' di tempo in corso. Possono esserci dei momenti di blocco, di pausa. Anche qui avete il 9 di bastoni, quindi questa può riflettersi maggiormente nell'ambito pratico. E mi rifaccio brevemente a quello che stavo dicendo, cioè quando si esce da una situazione complessa di stress oppure di insoddisfazione, magari effettivamente le cose vanno bene, però sentiamo la mancanza di qualcosa o effettivamente ci stiamo preparando a una nuova fase. Un calo di energia oppure uno sforzo ulteriore che può essere magari di impegnarsi per chiudere delle situazioni. Io direi che con queste carte dovete assolutamente favorire questa chiusura, anche se sapete di dovervi sforzare ulteriormente, anche se potrebbe esserci un ulteriore stress, è il momento giusto perché si prospettano delle novità, delle cose interessanti proprio con la carta del giudizio. Il giudizio come significato porta nuovi inizi, nuove informazioni, avvenimenti importanti, delle cose che arrivano, che giungono a noi e che in genere possono essere delle novità. Poi ovviamente ognuno vivrà queste novità come meglio crede. Il fatto che ci sia una forte energia di intesa, di collaborazione, può essere qualcosa che riguarda un aumento, un ulteriore guadagno, magari qualcosa che riguarda il contratto, sottoscrivere un nuovo contratto, farne un altro, magari portare avanti il proprio lavoro, però integrarlo con ulteriore fonte di guadagno o delle informazioni molto importanti in questioni quando si ha a che fare con l'autorità. Ricordo che l'imperatore effettivamente può anche indicare questo aspetto, e cioè nelle questioni legali, nelle questioni burocratiche, nelle faccende un po' pesantucce, e allora magari finalmente possono esserci delle novità interessanti in questo ambito. Per chi vuole fare grandi cambiamenti, ma soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro, si vede un passaggio importante e determinante per una trasformazione. Essendoci la carta della morte e del diavolo, vuol dire che potrebbe esserci un impedimento, un blocco che non dipende da voi, forse vicissitudini a livello personale o anche un blocco a livello esterno. Magari stiamo percorrendo una strada o abbiamo scelto un tipo di ricerca che non ci sta dando risultati. La carta della morte, qui abbiamo di nuovo un altro 2, ci aiutano a capire che
ci sono dei conflitti e ci sono delle incertezze, e quindi questo è il momento giusto di prendere il controllo di alcune situazioni, almeno di fare chiarezza con noi stessi e cercare di capire che tipo di cambiamenti. Io sottolineo questo, secondo me loro vi stanno dicendo che va fatto un passaggio importante di profonda trasformazione, quindi o di cambiare totalmente ricerca, di cambiare ambito, di lasciare andare vecchie abitudini, vecchie cose che non funzionano, di liberarsi di un qualcosa che magari vi intimorisce da un lato, oppure attenzione, quando esce la carta del diavolo, forse ci sono cattivi consigli, forse ci sono persone che in realtà pensiamo che ci stiano aiutando e invece non ci stanno assolutamente aiutando. Questo secondo me è un indizio molto utile proprio per creare una svolta decisiva. Oppure si può trovare un lavoro, effettivamente vedendo queste carte si può trovare un lavoro, ma siamo comunque costretti ad accettare delle condizioni sfavorevoli. Magari può essere un passaggio per poi trovare qualcosa di più adatto a noi. E adesso vediamo la parte dedicata ai segni zodiacali attenzionali. Troviamo Nettuno, che si riferisce ai pesci. Essendo un oracolo astrologico, alcune indicazioni possono aiutarci a capire che cosa aspettarci da alcune persone, magari di avere a che fare con delle persone che sfuggono, che evitano o che vi obbligano, tra virgolette, a fare qualcosa, e quindi ci sono delle condizioni di disagio. Quindi poi troviamo Gemelli e infine Saturno, che si riferisce all'Acquario e al Capricorno. Quindi lasciamo andare magari persone di questo tipo, piuttosto andiamo a favorire quelle conoscenze, quelle persone che ci aiutano nei nostri obiettivi, nel raggiungimento, nelle ambizioni, persone di coraggio, di responsabilità, e non, come vi dicevo, quelle che ci limitano, quelle che ci bloccano. E mi viene in mente soprattutto dalla lettura precedente del lavoro e finanze, quelle che magari rubano la nostra pazienza, il nostro tempo, e che appunto non ci stanno per niente aiutando. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via, perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di maggio, ciao!